Bentornati sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti. Oggi vi mostrerò il mio van. Questo che ho alle mie spalle è un Volkswagen Transporter Caravelle passo lungo del 2008. Altezza 2,10 m, lunghezza 5,2 m e larghezza 1,9 m. Ora che vi ho detto le caratteristiche principali di questo van, iniziamo il van tour e vi mostro come lo allestisco durante il giorno. Questa passione per la van life ce l'ho praticamente da sempre. I miei genitori hanno da sempre portato me e i miei fratelli a fare viaggi in van. Pensate che la mia famiglia era composta da 5 fratelli più 2 genitori e facevamo viaggi con un van, quindi in 7 dentro un van. Quindi la mia passione è nata un po' lì, anche perché era il nostro unico mezzo di trasporto, visto che eravamo una famiglia numerosa e era l'unico con sedili a sufficienza per tutta la famiglia. Quindi da lì proprio è nata questa passione. Ho tantissimi ricordi di questi viaggi per l'Europa, per l'Italia, e dove abbiamo veramente visitato qualsiasi posto. Avevamo sempre un Volkswagen Multivan rosso, me lo ricordo ancora. L'ultimo acquisto fatto dai miei genitori molti anni fa è stato un van blu, un Multivan con appunto un tettuccio che si alzava, e ce l'abbiamo tuttora, e con quello diciamo ho fatto diversi viaggi e ho trasmesso questa passione anche a Peter. E infatti nel 2019-20, adesso non mi ricordo bene, comunque prima della pandemia, quando proprio siamo rimasti rinchiusi in casa, e abbiamo acquistato questo van. Bando alle ciance, vi ho raccontato un po' la mia vita, la mia esperienza in pochissimi minuti, e adesso iniziamo con il van tour. Prima di mostrarvi questo mobiletto volevo un po' anche farvi capire come l'abbiamo allestito per bene. E ci sono stati diversi step, nel senso che all'inizio era completamente diverso, perché c'era semplicemente un mobiletto molto più basso, molto più piccolo, minimal, e il letto che era completamente anche diverso, perché io credo che un van vada vissuto, quindi devi provarlo, e una volta che lo vivi capisci esattamente come vuoi le cose, come le vuoi sistemare, e una volta che capisci per bene gli spazi e come gestirli, secondo me riesci a fare un lavoro completo e lavoro soddisfacente. Come abbiamo detto, questo van l'abbiamo acquistato proprio prima del Covid, poi c'è stato appunto il lockdown, quella fase dove eravamo tutti rinchiusi in casa, e Peter aveva iniziato a fare questi lavori, e una volta terminato il lockdown sono intervenuta anche io per dargli una mano e imparare di conseguenza a lavorare il legno. Iniziamo mostrandovi questo mobiletto. C'è questo cubo di legno, si apre con questa chiusura e apertura fatta in questo modo, si incastra infatti qua dentro. Questa apertura e chiusura è molto comoda, come potete vedere c'è questa linguetta che permette di bloccarsi perfettamente, e la porta non crea rumore fastidioso mentre si guida. Questa parte superiore io adesso l'ho occupata appunto con i miei libri, che sono sempre all'interno del mio van, darli ad amici, a chi non vedo da tanto, e ce l'ho sempre qua a portata di mano. E sotto qui ho tutta la parte diciamo tecnologica, quindi una ciabatta, una luce, un pannellino solare, quello famoso che avete già visto in altri video, che anche in una van life serve, carta igienica, e questo è quello che rimane sempre. Qua sotto, sempre con la stessa apertura, abbiamo il tavolino. Qua si può cucinare, si può mangiare, si richiude così. Questa apertura per il frigo e si apre così. Ecco qua il frigo, modello Mobicool, si apre così. È abbastanza ampio, ci sta l'essenziale per qualche giorno, anche settimana, se si riesce a fare una spesa intelligente. Si collega qua con questo cavo, e poi vi spiegherò anche della seconda batteria. Dietro al frigo, come potete vedere, c'è una tanica da 20 litri di acqua pulita. Dove andrà a finire quest'acqua, vi chiederete? Chiudiamo il frigo e ve lo spiego subito. Sempre questa chiusura. Qua a fianco abbiamo questa piccola anta che si apre così, e qua abbiamo 20 litri di acqua sporca. Qua abbiamo anche il lavapiatti. Qua sopra abbiamo il lavandino con la spugnetta. L'acqua esce da questo bel tubo.
Questo doccino è prolungabile, quindi si può tirare fuori e arriva addirittura fuori dal van proprio, sia in questa direzione che in quella, e si riesce benissimo a farsi una doccia e sciacquarsi dal sale se si è stato al mare, e è davvero davvero comodissimo. Lo rimetto dentro. Volevo mostrarvi meglio questo pannellino. Qui, come potete vedere, viene segnata la carica della batteria, della seconda batteria, che si trova sotto il sedile di guida. Qua, come potete vedere, si può accendere e spegnere. Qua viene collegato anche il frigo, il tastino luce che si accende là dietro, c'è semplicemente un LED. Il secondo tastino attivato è la pompa dell'acqua, che si trova qua sotto. E qui si hanno due possibilità di ricarica. Uno è questo, il classico da auto, e invece qua troviamo addirittura due prese USB, veramente veramente utili. Qua sopra troviamo questo carinissimo mobiletto fatto al 100% da me. Lo utilizzo per metterci le tazze da van, bicchieri vari, sale, zucchero, aceto, olio, e queste rimangono qui sempre. Qua abbiamo anche i dadi per giocare, e queste sono le bandierine nepalesi prese l'anno scorso durante il viaggio in Nepal per raggiungere il campo base dell'Everest. Quindi abbiamo voluto mettere questa piastra di legno, questo pavimento di legno molto comodo, soprattutto d'inverno, perché isola tantissimo e è facilissimo da pulire. Soprattutto questa è la postazione viaggio di Lumi, viene praticamente legato qua e può stare in questo quadrato di legno. Il van lo abbiamo anche voluto organizzare in questo modo, che il letto si può chiudere e poterlo utilizzare per metterci all'interno bici, sci, e quindi appunto utilizzare tutto questo spazio che forse non rende, ma è bello lungo, e riesci veramente a metterci addirittura 2 bici o anche 3 volendo. Qua sotto, non ve l'ho fatto vedere, c'è un mobiletto, si apre così. E all'interno ci sono cuscini, lenzuola, kit del pronto soccorso e altre cose utili. La zona da viaggio è composta da 3 sedili, veramente molto comodi, si può sempre ospitare qualcuno, e addirittura se si toglie questo pannello si ha addirittura il 4º sedile. La cosa interessante di questi 2 posti è che hanno qua sotto una pedana girevole, infatti questi 2 sedili si possono completamente girare e creare appunto all'interno di questo spazio un piccolo soggiorno. Ecco qua, questo è il soggiorno. Questo è come si presenta il van per utilizzarlo giornalmente, quindi molto pratico, ha molto spazio. Adesso vi mostrerò il van in modalità viaggio. Questo è come si presenta il van per viverci dentro. Ora ve lo faccio vedere da più vicino, venite. Come potete vedere qui c'è un ampio soggiorno con il letto bello lungo, era quello che volevo, un letto comodo, lungo, spazioso. Perché tanti van rinunciano allo spazio per i letti, ma secondo me è la cosa più fondamentale, avere un letto comodo. 2 bei saccapeli pesanti, d'estate io li utilizzo ovviamente anche d'estate perché magari dormo sempre in montagna e di notte fa sempre un po' frescolino. Cuscini, bandierine nepalesi, sempre con me presenti, e un'altra chicca, adesso ve la faccio vedere. Le tendine si chiudono così e rendono veramente la zona molto buia. Io sono una che ha bisogno di tanto buio per dormire e questo per me è stato veramente fondamentale. Le abbiamo su tutti i lati del van, anche dietro, come potete vedere. Addirittura le abbiamo anche qui per dividere la zona viaggio dalla zona notte. Adesso ve le faccio vedere. Come potete vedere anche queste si possono aprire e chiudere, così, a strappo.
Per quanto riguarda l'omologazione, io mi sono affidata assolutamente a Tridentum Auto. Si trovano a Trento e loro offrono questo servizio di camperizzazione e devo dire che il servizio è stato assolutamente ottimo. Una volta fatto tutto, il costo dell'assicurazione diminuisce di tantissimo e anche il bollo, quindi se avete un camper, se l'avete allestito voi, ve lo consiglio. La parte più bella secondo me di questo van è questa parte esterna che abbiamo pensato proprio per i momenti estivi, ma anche invernali in realtà, per poterci godere il van anche dall'esterno. Abbiamo questo cassone che si può tirare fuori, bello lungo, ha sia questa parte che si apre, sia questa, o addirittura è rimovibile. Possiamo utilizzarla per tantissime cose. Noi la utilizziamo soprattutto per cucinare, infatti all'interno di questo cassone abbiamo un comodissimo fornelletto. Questo è un modello comprato da Decathlon, comodissimo, infatti lo puoi mettere dove vuoi. Quando d'inverno fa freddo cuciniamo anche all'interno dove c'è il tavolino. Qua dentro abbiamo altre tazzine, altri utensili per cucinare. In questo caso abbiamo la gavetta, è anche molto comoda e sufficiente per cucinare il necessario, e le bombolette. Un'amaca, la mocca che non deve mai mancare, 2 sedie da campeggio. Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se avete qualsiasi domanda vi aspetto nei commenti, vi lascio il link di tutte le cose che ho acquistato sotto nella descrizione del video e niente, non mi resta che dirvi alla prossima, ciao!